Buongiorno. Dunque, oggi faremo l'unboxing di questa Power Station che ci ha mandato l'Allpower, che tra l'altro è una ditta con cui collaboriamo. Questa mi sembra che sia già la terza collaborazione con loro, e soprattutto è l'unica azienda probabilmente con cui stiamo collaborando spesso, perché ci dà dei prodotti che effettivamente abbiamo provato, testato e funzionano, io direi, da Dio. Ora posso dire una cosa io? Vai. Ok. Allora, faccio una premessa. Noi di solito non facciamo sponsorizzazioni molto frequentemente, perché la maggior parte di quelle cose che ci propongono non ci servono, comunque non servono a nessuno di noi, e quindi noi non accettiamo. Noi cerchiamo di accettare soltanto le sponsorizzazioni che ci servono e che vi consigliamo in prima persona, perché le usiamo quotidianamente. Come le Power Station dell'Allpower, noi sono 2 anni quasi che la utilizziamo, vivendoci in camper tutti i giorni, quindi posso confermare che è un prodotto che costa leggermente meno rispetto ai marchi blasonati e funzionano molto bene, e quindi noi allora accettiamo questo prodotto da consigliarvi perché effettivamente funziona. Altrimenti, a parte le cavolatine, altrimenti questi prodotti che hanno un certo costo non è che li prendiamo tutti, però No. questo qua ne vale la pena, e comunque qualcosa dobbiamo pur fare, quindi accettiamo ogni tanto queste cose qua. Ce ne sono, tantissimi. Tanti ci scrivono, però cose che non ci possono, cioè a noi non interessano, non interessa alla nostra cerchia di persone che ci seguono, soprattutto perché tendiamo ad accettare cose che servono principalmente per la vita in camper, per le ferie in camper, per il campeggio anche in generale, non per forza solo che usi dentro il camper, però. E poi io consiglio comunque a tutti di avere una Power Station, perché comunque è un sistema di backup, sì, per quanto riguarda l'autonomia elettrica in camper, energetica, ed effettivamente comoda, perché tu te la puoi... Allora, metti caso per esempio Andrea, ecco, vi prendo come esempio Andrea. Lui ha un camper normalissimo con una batteria AGM, quindi al piombo, da 100 A e basta, non ha neanche i pannelli fotovoltaici sul tetto, lui ha solo quello, però ha una Power Station con i pannelli solari pieghevoli, e appunto con questo sistema lui riesce a stare in giro mesi, anche perché comunque siamo stati in giro mesi in Sardegna, siamo stati in giro adesso in Valle d'Aosta 2 settimane, anzi di più, 17 giorni siamo stati, più in Piemonte, quindi effettivamente lui vive con la Power Station e serve, è utile anche se devi fare un lavoretto. E poi dove sta la cosa positiva? La cosa positiva è che se non vuoi bucare, fare lavori di pannelli, DC-DC, batterie al litio, caricabatterie per colonnina, tu quando vendi il camper puoi prendere tranquillamente la tua Power Station, il tuo pannello solare, e portartelo nel nuovo camper che vai ad acquistare. Quindi secondo me è comodo anche per quello, non perché dobbiamo fare la sponsorizzata, ma noi ce l'abbiamo e la utilizziamo. Sì, abbiamo le batterie a litio e tutto quanto, l'impianto è serio del nostro mezzo perché ci viviamo in 2, ma la Power Station io non rinuncerei più alla Power Station, è un'ottima sicurezza. Comunque dai, apriamo questo pacco perché mi sembra caruccia questa Power Station. Su. Tra l'altro, premessa, stiamo facendo questo video sponsor a 800 gradi in camper in città a Torino, e stiamo sudando con i ventolini. Questa è la temperatura che c'è dentro il camper. Anche se sentite rumore in giro è perché appunto siamo sulla strada, solo che era l'unico momento che riuscivamo a fare questo video qua, perché poi partiamo per la Francia e fino a dopo settembre non torniamo, quindi dovevamo farlo assolutamente oggi, e quindi siamo venuti apposta qua per fare questo video. Ora apriamo la scatola. Storto, proprio stortissimo, potevi essere più storto di così. Vedo quelli che fanno gli unboxing famosi, fanno op e si apre tutto. Fallo anche di qua. Niente, poi c'è anche di qua. Ok, vabbè, di là strappi. Che bell'oggetto che sono questi. Allora, questa tra l'altro vi devo dire, giusto, è la R1500 Lite. Ah, è una 1500 questa. Vabbè, va bene. Quindi un 1500 watt. 1500 watt. 1500, cosa ho detto io? 1500 watt. Ah no, 1500 watt. Allora, vabbè, cavo 220. Manuali di istruzioni. Manuali di istruzioni.
E anche l'imballaggio devo dire che è buono. Sì, hanno sempre comunque un buon imballaggio. Vado, Ah, che carina. Speriamo che non cade il tavolo. No. Ah, questo ha un peso di 15 kg. Misura 413 mm per 312 mm per 265 mm. Allora, questo è un bel pulsante di accensione, proviamola Aspetta, subito. ma guarda se si vede. 76%, ok, va bene. Queste qua sono le due prese USB da 18 watt, due prese USB-C e poi abbiamo, fa vedere qua, ah, sotto 4 prese Schuko. Aspetta che le apro tutte quante. 4 prese Schuko che probabilmente, Ah no, guarda, 4 prese Schuko, 220, 240 volt e 1600 watt. Sì. Quindi un 1600 watt questo qua, questa power. e poi abbiamo anche l'accendisigari, classica power station, Sì. che comunque è della All Powers ed è, vi ripeto, un'ottima azienda. Sì, la consigliamo. Se veramente state cercando una power station, andate sul loro sito, dove tra l'altro lascerò tutti i link chiaramente sotto al nostro video. Sì, da spendere un po' di meno, Esatto. perché Sì, perché c'è anche poi un codice sconto nostro. con questo tasto si accendono le prese 220 e infatti c'è la lucina. c'è il simbolo qui, l'icona. Esatto. Qui se accendiamo le USB c'è le altre cose. Sì, perché se accendi le USB Accendi anche la 12. la accendisigari. Spegniamo. Possiamo provare qualcosa, però cosa c'è da provare? Ah, tra l'altro questo è anche a Bluetooth. Qua c'è scritto di premere il bottone per 3 secondi per accendere e spegnere il Bluetooth, quindi questo qua si collega anche al Bluetooth, queste prese qua della 220. Pazzesco, figo. Allora, di lato premiamo e si apre lo sportellino dove ci sono le ricariche, gli ingressi, quindi qua si attaccano i pannelli fotovoltaici. Questo qua è un reset sarà un fusibile, e qua è dove si mette la spina per caricarlo alla 220, quindi questa qua. Voilà. Allora, stavo leggendo nel manuale di istruzioni che si può scaricare l'applicazione perché per collegarlo sia al Bluetooth ma sia anche Wi-Fi. Quindi fighissima questa power, devo dire. Adesso mi stavo leggendo giusto in questo momento il libretto di istruzioni, però vabbè, tanto se nel caso ve lo leggete, però almeno vi davo queste due informazioni in più. Una cosa figa di questa power station è che è una LiFePO, quindi ha una maggiore sicurezza. Per dire, per esempio, la nostra è una litio e le litio tendono ad essere un po' più pericolose, tra virgolette, nel senso che possono effettivamente esplodere, prendere fuoco, eccetera. Invece le LiFePO hanno una sicurezza maggiore e quindi no, non lo fanno, non fanno questa cosa. Oltretutto le LiFePO rispetto alle litio normali hanno molta più durabilità nel tempo, possono fare più cicli di carica e scarica rispetto al litio normale. Paradossalmente la nostra è più potente, ma nel tempo è buona, ma nel tempo durerà meno rispetto alla LiFePO. La LiFePO dura di più in generale. Poi qua, vabbè, sono i watt in entrata, i watt in uscita e il tempo. Qua ti mette il tempo in base anche a che cosa attacchi, di quanto durerà la power station con quello che gli è attaccato praticamente, giusto? Sì, diciamo che l'italiano è un po' più sbagliato, dovevi dire questa è i giorni della carica residua. Vabbè, ma questi a volte, e adesso i giorni, ma a volte possono essere solo ore. Sì, ma perché sono giorni? Perché non c'è niente di attaccato, quindi lui ti dice al 76% che è lo stato in cui si trova adesso la carica della batteria, così senza di niente attaccato in stand by dura 11 giorni. Però chiaramente appena ci attacchi qualcosa questo dato qua scende. Certo, se attacchi un tablet o un telefonino a caricare non scende, se attacchi già un computer da gaming allora lì scende un pochettino di più questo dato qua, chiaramente. Noi non è che lo guardiamo così tanto, noi guardiamo più che altro la percentuale della batteria, però c'è anche quello. Poi per spegnerla tenete premuto e si spegne. È semplice e funzionale, come il nostro camper, come ferro battuto. Semplice, senza troppi fronzoli, funzionale, duraturo, speriamo. Alla power station dell'All Powers anche così, a pochi fronzoli
ma è duratura, perché effettivamente noi l'abbiamo provata sulla nostra pelle. Tra l'altro anche le ragazze Carmen ed Eli hanno una All Powers che avevamo noi prima e continuano a utilizzarla. Una Avrà 600 watt, una 600 watt piccolina, ma comunque loro la usano e ora l'abbiamo usata noi più loro, sono già 3 anni e non dà mai problemi, quindi vero. Veramente un buon prodotto, non sto dicendo per... Chiaramente che cos'è una power station senza un pannello solare? Poco, non dico niente, ma poco. E quindi noi ci siamo fatti mandare anche il pannello solare da 200 watt, perché secondo noi, vivendo in camper, ma anche le vacanze, le ferie, quello che volete, un pannello solare serve per forza. Vedere che pannellino è. Ah, l'hanno cambiato. Qua ci sono i cavi, la busta con i cavi. Ok. Questo qua è il portapannello solare. Wow, la borsa addirittura. Anche la borsa adesso. Che bella. Anch'io voglio la borsa. Muoio. Sì, dovremmo farli fuori questi video, sì, solo che però siamo a Torino. siamo in città, ragazzi, cioè dateci... allora, qua c'è il manualino come sempre. Questo qui è un Solax SE200 monocristallino. Monocristallino, quindi dai la differenza. Monocristallino rigidi. Dimmi tu la differenza, Allora, questi sono un 200 watt monocristallino, che a differenza dei nostri che sono policristallino, cosa cambia? Cambia che il policristallino lavora sempre, anche con la luce. Però, anche se il policristallino ha il sole perpendicolare diretto, quindi pannello così e sole così, comunque non darà mai la resa che dà il monocristallino col sole perpendicolare. Invece, il monocristallino sempre è meno performante durante le sole ore di luce, quindi anche se c'è luce un po' nuvoloso, così lui performa di meno. Diciamo che è meglio con il sole puntato addosso e eroga molto di più. Allora, per la mia esperienza, sul camper, sul tetto del camper è meglio avere il policristallino. Allora, è meglio avere tutte e due, magari 2 poli e 2 mono, però policristallino sul tetto del camper è meglio, perché non li puoi inclinare, a meno che non hai un sistema di inclinamento. Tipo quello di Marco. Tipo quello di Marco, esatto. Invece per pannelli solari da attaccare alle power station, come ad esempio questo qua, è molto meglio il monocristallino perché lo direzioni dove vuoi. Intanto è fighissimo. Questo materiale. Ah, qua c'è... Ah, è fatto adesso, li fanno così con il bottone. Col bottone. Pensa. Questo è la gamba del pannello. Anche questo, col bottone. Ah, però sai che cosa? Anche di qua col bottone, pazzesco. E questo qua è il pannellino, cioè una parte del pannello. Vabbè, aspetta, non lo apro? Vabbè, è enorme, dai. Enorme, sì, sì, è come il nostro, però monocristallino. Figo. Bella.